Storia, New Life in United States. Capitolo 1. La partenza. Sara era in piedi nell'affollato aeroporto, con il cuore all'impazzata. Ha stretto bene il passaporto, ricontrollando il biglietto. Era il giorno che aspettava. Il giorno in cui si sarebbe lasciata alle spalle il suo mondo familiare e si sarebbe imbarcata in una nuova avventura negli Stati Uniti. Mentre si avvicinava al gate di partenza, Sara non poté fare a meno di dare un'occhiata ai suoi genitori in lacrime che salutavano con la mano. Sono sempre stati i suoi più grandi sostenitori, ma hanno capito che aveva bisogno di inseguire i suoi sogni. Con un sorriso deciso, si voltò e fece il primo passo verso l'area imbarchi. L'aeroporto era un turbinio di attività, con persone di ogni ceto sociale che si affollavano. Sara trovò il suo posto sull'aereo, la sua eccitazione si mescolava a un pizzico di nervosismo. Gli assistenti di volo hanno seguito le procedure di sicurezza e presto l'aereo è stato rullato lungo la pista. Mentre l'aereo volava verso il cielo, Sara sbirciò fuori dal finestrino, osservando la sua patria diventare sempre più piccola. Stava uscendo dalla sua zona di comfort, ma sapeva che grandi cose l'aspettavano dall'altra parte del mondo. Con il passare dei chilometri, l'attesa di Sara cresceva. Immaginava le città americane che aveva visto nei film e letto nei libri. Ha immaginato i monumenti iconici e le diverse culture che avrebbe incontrato. Sapeva che questo viaggio avrebbe cambiato la sua vita per sempre. Mentre l'aereo attraversava le nuvole, Sara chiuse gli occhi e sussurrò una preghiera silenziosa per un viaggio tranquillo e un nuovo inizio di successo. Sapeva che sarebbero sorte delle sfide, ma era pronta ad affrontarle frontalmente. Le ore volarono e presto il capitano annunciò la loro discesa negli Stati Uniti. Il cuore di Sara batté all'impazzata mentre l'aereo scendeva e intravide per la prima volta il paesaggio americano. La vista delle città tentacolari e della vastità del paese la riempì di stupore e meraviglia. Quando l'aereo atterrò, Sara sentì un'ondata di eccitazione. Era questo, l'inizio della sua nuova vita negli Stati Uniti. Ha raccolto le sue cose, ha fatto un respiro profondo ed è scesa dall'aereo, pronta ad abbracciare l'ignoto e a farsi strada in questa terra di opportunità. Capitolo 2. Arrivo in aeroporto. Sara è scesa dall'aereo all'aeroporto John F. Kennedy International Airport, con gli occhi spalancati per l'eccitazione. Il vivace aeroporto era pieno di persone provenienti da ogni angolo del globo, ognuna con le proprie storie e i propri sogni. Sara ha seguito le indicazioni e si è diretta al posto di blocco per l'immigrazione. Mentre faceva la fila, imparava la vasta gamma di lingue che si parlavano intorno a lei. L'aria traboccava di attesa e di promessa di nuovi inizi. Infine, è stato il suo turno di rivolgersi all'ufficiale dell'immigrazione. Con un sorriso nervoso, Sara consegnò il passaporto e i documenti. L'ufficiale l'ha accolta con un atteggiamento amichevole, chiedendole lo scopo della sua visita e per quanto tempo intendeva rimanere negli Stati Uniti.
Sara rispose con sicurezza, con la voce piena di determinazione. Dopo qualche istante, l'ufficiale ha timbrato il suo passaporto e glielo ha restituito, insieme a un caloroso saluto. Il cuore di Sara si gonfiò di gioia. Era entrata ufficialmente negli Stati Uniti. È stata una piccola vittoria, ma importante nel suo viaggio verso una nuova vita. Navigando attraverso l'aeroporto, Sara recuperò il suo bagaglio e si diresse verso la sala arrivi. Scansionò la folla, alla ricerca di un volto familiare. Lì, in mezzo al mare di persone, vide sua cugina Emily che salutava con impazienza. Si abbracciarono forte, entrambi felicissimi di essere riuniti. Emily viveva negli Stati Uniti da diversi anni e si era offerta di aiutare Sara a stabilirsi. Insieme, si sono diretti verso l'appartamento di Emily, aggiornandosi sulle vite reciproche e condividendo storie lungo la strada. Quando arrivarono all'appartamento, l'eccitazione di Sara raggiunse il culmine. Questa era la sua base, il suo punto di partenza in questo paese vasto e sconosciuto. Emily l'ha mostrata in giro, indicando i negozi di alimentari, i ristoranti e i luoghi di interesse nelle vicinanze. Ha assicurato a Sara che sarebbe stata lì in ogni fase del percorso per sostenerla. Davanti a una tazza di tè, Sara ed Emily hanno discusso dei loro piani per i prossimi giorni. Sara era ansiosa di esplorare il suo nuovo ambiente, trovare un lavoro e immergersi nella cultura americana. Con la guida di Emily, si sentiva sicura di poter affrontare le sfide che le attendono. Al tramonto del primo giorno di Sara negli Stati Uniti, non poté fare a meno di provare un senso di gratitudine e attesa. Ce l'aveva fatta. Era arrivata in questa terra di opportunità, pronta a intraprendere un nuovo capitolo pieno di infinite possibilità. E con sua cugina al suo fianco, sapeva di non essere sola in questo viaggio emozionante. Capitolo 3. Sistemarsi in una nuova casa. Dopo una notte di sonno riposante, Sara si svegliò con i raggi luminosi del sole mattutino che filtravano dalla finestra del suo nuovo appartamento. Era ora di iniziare a stabilirsi nella sua nuova casa e renderla davvero sua. Con una tazza di caffè fumante in mano, Sara iniziò a disimballare le sue cose. Sistemò con cura i suoi vestiti nell'armadio, riponendo preziosi ricordi sugli scaffali e aggiungendo un tocco di familiarità al suo nuovo ambiente. Ogni oggetto che ha disimballato ha riportato alla mente ricordi e un senso di conforto. Mentre esplorava il suo quartiere, Sara si meravigliò della diversità e della vivacità della comunità. Le strade erano fiancheggiate da negozi, caffè e parchi pieni di persone di diversa provenienza, ognuna delle quali contribuiva a rendere unica la vita americana. Sara non poteva fare a meno di provare un senso di appartenenza. La sua priorità era trovare un lavoro. Sara ha passato ore a perfezionare il suo curriculum e a creare lettere di presentazione convincenti. Ha setacciato i portali di lavoro online, contattando potenziali datori di lavoro e partecipando a fiere del lavoro. Il processo è stato impegnativo, ma Sara è rimasta determinata e fiduciosa.
I giorni si sono trasformati in settimane e la perseveranza di Sara è stata ripagata. Ha ricevuto una chiamata da un'azienda colpita dalle sue qualifiche e l'ha invitata per un colloquio. Nervosa ma preparata, Sara ha mostrato le sue capacità e la sua passione durante l'intervista. L'azienda ha riconosciuto il suo potenziale e le ha offerto una posizione. Estasiata, Sara ha accettato l'offerta di lavoro. Era un trampolino di lancio verso la costruzione della vita che aveva sognato. Con un nuovo senso dello scopo, si è immersa nel suo lavoro, desiderosa di mettersi alla prova e contribuire al suo nuovo team. Al di fuori del lavoro, Sara si è immersa nella cultura locale. Ha partecipato agli eventi della comunità, si è unita ai club e ha partecipato ad attività di volontariato. Attraverso queste esperienze, ha stretto nuove amicizie e stabilito legami con persone che condividevano i suoi interessi. Con il passare delle stagioni, Sara si meravigliò della meravigliosa trasformazione del paesaggio. Dai colori vivaci dell'autunno alla neve scintillante dell'inverno, ogni stagione ha portato il suo fascino unico. Sara ha accolto questi cambiamenti, assaporando la bellezza della natura e la gioia di provare qualcosa di nuovo. Durante il suo viaggio, Sara non ha mai dimenticato le sue radici. È rimasta in contatto con la sua famiglia e i suoi amici a casa, condividendo storie delle sue avventure e dei suoi successi. Il loro incrollabile sostegno e incoraggiamento hanno alimentato la sua determinazione ad avere successo. Ogni giorno che passava, Sara si sentiva sempre più a casa negli Stati Uniti. Non era solo un posto in cui viveva, era diventato parte di lei. Aveva costruito una vita piena di connessioni significative, crescita professionale e senso di appartenenza. Mentre Sara era seduta nel suo accogliente appartamento, godendosi il calore di una tazza di tè, rifletté sul suo viaggio fino a quel momento. Aveva fatto molta strada da quel piccolo villaggio di Willowbrook. Il suo sogno di una nuova vita negli Stati Uniti era diventato realtà ed era pronta a cogliere ogni opportunità che le si presentava. Capitolo 4. Esplorando la città. Con un senso di avventura e curiosità, Sara partì per esplorare la vivace città che ora la circondava. Armata di una mappa e di uno spirito di voglia di viaggiare, ha intrapreso un viaggio alla scoperta delle gemme nascoste e dei monumenti iconici che hanno definito la sua nuova casa. Il primo della sua lista era il famoso quartiere del centro della città. I grattacieli torreggiavano sopra di lei mentre camminava lungo strade affollate, piene del trambusto della vita cittadina. I suoni dei clacson, le risate e la musica riempivano l'aria, creando una sinfonia di energia urbana. Sara rimase meravigliata dalle meraviglie architettoniche che adornavano il paesaggio urbano. Moderne strutture in vetro si sono affiancate a edifici storici, ognuno con una propria storia da raccontare. Ha scattato foto, catturando l'essenza della miscela unica di passato e presente della città. Continuando a vagare, Sara si ritrovò in un vivace quartiere noto per la sua variegata scena culinaria. L'aroma delle spezie si diffondeva nell'aria, attirando le sue papille gustative. Si è concessa una varietà di cucine, dal frizzante cibo di strada all'elegante cucina raffinata.
Ogni boccone era un'avventura deliziosa, che le faceva conoscere sapori che non aveva mai provato prima. Desiderosa di saperne di più sulla storia e la cultura della città, Sara ha visitato musei, gallerie d'arte e centri culturali. Si è immersa in mostre che hanno messo in mostra il ricco patrimonio della città, dalle sue origini ai suoi contributi moderni all'arte, alla scienza e all'innovazione. Le storie e i manufatti che ha incontrato hanno approfondito il suo apprezzamento per il passato e il presente della città. Un fine settimana, Sara si è avventurata in un parco vicino, un santuario verde in mezzo al paesaggio urbano. Si è unita alla gente del posto e ai visitatori, godendosi picnic, piacevoli passeggiate e concerti all'aperto. Il parco serviva a ricordare che anche nel bel mezzo di una città frenetica, la natura e la tranquillità non erano mai lontane. Sara ha anche scoperto la vivace scena musicale e di intrattenimento della città. Dai jazz club ai locali di musica underground, si è immersa nei ritmi e nelle melodie ritmiche che riempivano l'aria. Ha ballato, riso e creato ricordi con nuovi amici che condividevano il suo amore per la musica. Durante le sue esplorazioni, Sara ha incontrato il calore e la cordialità degli abitanti della città. Gli estranei si sono trasformati in conoscenti e i conoscenti in amici. La variegata popolazione della città l'ha accolta, offrendo scorci sulle loro culture e tradizioni. Sara sentiva un senso di appartenenza a questo crogiolo di umanità. Col passare del tempo, Sara è diventata non solo residente ma ambasciatrice della città. Ha condiviso con entusiasmo i suoi luoghi preferiti e i suoi consigli da insider con nuovi arrivati e visitatori. Si è divertita nel ruolo di guida, aiutando gli altri a scoprire la bellezza e l'emozione che avevano catturato il suo cuore. A ogni angolo voltato, a ogni nuova esperienza, la città rivelava a Sara altre sue meraviglie. Era una fonte costante di ispirazione, che alimentava la sua curiosità e alimentava la sua passione per l'esplorazione. La città era diventata il suo parco giochi, un vivace arazzo di immagini, suoni e sapori che la invitava a continuare a scoprire, continuare a imparare e continuare ad abbracciare le infinite possibilità che la sua nuova vita negli Stati Uniti aveva da offrire. Capitolo 5. Primo giorno di lavoro. La sveglia di Sara suonò, segnalando l'inizio di una giornata importante del suo viaggio, il primo giorno del suo nuovo lavoro. Balzò giù dal letto, un misto di eccitazione e nervosismo le scorreva nelle vene. Con una colazione veloce e un'ultima occhiata allo specchio per assicurarsi che avesse un aspetto professionale, è partita per l'ufficio. Arrivata presto, Sara fece un respiro profondo per calmare il suo battito cardiaco. Ha varcato le porte, accolta dal brusio della produttività e dai volti amichevoli dei suoi colleghi. L'hanno accolta calorosamente, presentandosi e offrendo assistenza ogni volta che ne aveva bisogno. Il supervisore di Sara le ha assegnato una postazione di lavoro e ha fornito una panoramica delle sue responsabilità. Sono stati spiegati la mission e i valori dell'azienda, insieme ai progetti specifici a cui avrebbe lavorato. Sara ha ascoltato con attenzione, desiderosa di avere un impatto positivo e contribuire alla squadra.
Con il passare della giornata, Sara ha acquisito familiarità con i sistemi, i processi e gli strumenti dell'azienda. Ha partecipato a sessioni di orientamento e seminari di formazione, assorbendo informazioni come una spugna. I suoi colleghi sono stati di supporto, rispondendo alle sue domande e guidandola attraverso le complessità del suo nuovo ruolo. Durante la giornata, Sara ha incontrato persone di diversi reparti. È rimasta colpita dalla diversità di talenti e background all'interno dell'organizzazione. Era un ambiente che favoriva la collaborazione, l'innovazione e la crescita personale. Sara si rese presto conto che il suo ruolo era più di un semplice lavoro, era un'opportunità per imparare e svilupparsi professionalmente. Ha accettato le sfide che si sono presentate, vedendo ogni ostacolo come un'opportunità per crescere e affinare le sue capacità. Ha chiesto il feedback dei suoi colleghi, desiderosa di migliorare e dare un contributo significativo. Durante l'ora di pranzo, Sara si è unita ai suoi colleghi nella caffetteria dell'ufficio. Attraverso conversazioni e risate casuali, iniziò a creare connessioni e costruire relazioni. Ha scoperto interessi condivisi e ha imparato di più sulle esperienze dei suoi colleghi. La cultura dell'ufficio era inclusiva e solidale e Sara sentiva un senso di appartenenza alla sua nuova famiglia di lavoro. Mentre la giornata volgeva al termine, Sara rifletté sul suo primo giorno di lavoro. Era pieno di informazioni, volti nuovi e un senso di scopo. Si è sentita grata per l'opportunità di far parte di un team che ha apprezzato il suo contributo e favorito la sua crescita. Uscendo dall'ufficio, Sara camminò per le strade della città, con i passi più leggeri e il morale più alto. Si meravigliò di quanta strada fosse arrivata dal suo arrivo negli Stati Uniti. Questo nuovo lavoro non era solo un mezzo per guadagnarsi da vivere, era un trampolino di lancio verso i suoi sogni e le sue aspirazioni. Ogni giorno che passava, Sara sapeva che avrebbe continuato a imparare, affrontare sfide e fare la differenza nel suo percorso professionale. Il primo giorno aveva dato il tono a quello che si preannunciava un capitolo emozionante e appagante della sua nuova vita negli Stati Uniti. Capitolo 6. Fare nuove amicizie. La vita di Sara negli Stati Uniti era piena di opportunità entusiasmanti, ma sapeva che la vera soddisfazione derivava anche dai legami che aveva stabilito con gli altri. Con quello in mente, ha deciso di espandere la sua cerchia sociale e fare nuove amicizie che avrebbero arricchito la sua vita in modi significativi. Sara è entrata a far parte di vari club e organizzazioni sociali in linea con i suoi interessi. Che si trattasse di un club del libro, di un gruppo di escursionisti o di un'organizzazione di servizi alla comunità, ha cercato attività che le permettessero di incontrare persone che la pensano allo stesso modo. Attraverso queste esperienze condivise, Sara ha stretto legami con persone che condividevano le sue passioni e i suoi valori. La partecipazione a eventi e incontri sociali è diventata una parte normale della routine di Sara. Ha colto l'opportunità di incontrare persone di diversa estrazione e cultura. Le conversazioni scorrevano facilmente mentre discuteva degli hobby condivisi, delle esperienze di vita e delle sfide e dei trionfi della vita in un nuovo paese.
Il comportamento aperto e amichevole di Sara ha attirato la gente verso di sé e si è ritrovata circondata da un gruppo di amici che hanno fornito supporto e cameratismo. Hanno esplorato la città insieme, provando nuovi ristoranti, visitando musei e partecipando a concerti e festival. Le risate e le esperienze condivise riempivano le loro giornate, creando ricordi che sarebbero durati tutta la vita. Oltre alle amicizie locali, Sara è entrata in contatto anche con altri espatriati che stavano percorrendo lo stesso viaggio di assimilazione e adattamento. Si sono uniti grazie alle esperienze condivise di lasciare i loro paesi d'origine e ricominciare da capo. Queste amicizie fornivano un senso di comprensione e conforto, poiché potevano riguardare le gioie e le sfide di costruire una vita in una terra straniera. La cerchia di amici di Sara ha continuato a crescere man mano, che coglieva le opportunità di fare rete sia personalmente che professionalmente. Ha partecipato a eventi, conferenze e workshop del settore, dove ha incontrato persone con aspirazioni di carriera simili. Queste connessioni non solo hanno ampliato la sua rete professionale, ma hanno anche portato a amicizie più profonde radicate in obiettivi e ambizioni condivisi. Le amicizie sono sbocciate anche al di fuori delle attività strutturate. Sara ha invitato i suoi nuovi amici per cene, serate di gioco e maratone cinematografiche. Condividevano storie, risate e persino la nostalgia di casa occasionale. Insieme, hanno creato un senso di casa lontano da casa. Col passare del tempo, Sara si rese conto che la vera amicizia non conosceva confini. I suoi amici sono diventati i suoi confidenti, il suo sistema di supporto e la sua famiglia prescelta. Hanno celebrato insieme le pietre miliari, offerto assistenza nei momenti difficili e fornito un senso di appartenenza che trascendeva le differenze culturali. Facendo nuove amicizie, Sara ha scoperto il potere della connessione umana e la bellezza di abbracciare diverse prospettive. Ogni amicizia che coltivava aggiungeva ricchezza e profondità alla sua vita, allargando i suoi orizzonti e sfidandola a crescere come individuo. Mentre Sara si guardava intorno, circondata dalle risate e dal calore delle sue nuove amicizie, provò un travolgente senso di gratitudine. Il viaggio che aveva intrapreso non solo l'aveva condotta in un nuovo paese, ma anche in una comunità di spiriti affini che era diventata parte integrante della sua vita. Con i suoi amici al suo fianco, Sara sapeva che, indipendentemente dalle sfide che le si presentavano, le avrebbe affrontate con coraggio, resilienza e il sostegno incrollabile di coloro che erano diventati la sua famiglia prescelta. Capitolo 7. Abbracciare le differenze culturali. Sara è sempre stata affascinata da culture diverse e il suo trasferimento negli Stati Uniti le ha fornito l'occasione perfetta per immergersi in un ricco arazzo di diversità. Ha affrontato questo capitolo della sua vita con una mente aperta, desiderosa di imparare e accettare le differenze culturali che ha incontrato. Uno dei primi aspetti della cultura che Sara ha esplorato è stata la cucina locale. Si è avventurata oltre il familiare, alla ricerca di ristoranti e mercati che offrivano piatti autentici di varie etnie. Ha assaporato i sapori della speziata cucina messicana, si è concessa l'aromatico curry indiano e si è deliziata con la delicata arte del sushi giapponese.
Ogni boccone era una celebrazione dell'espressione culturale e un modo per entrare in contatto con le tradizioni e le storie dietro il cibo. Sara ha anche partecipato a festival e celebrazioni culturali, desiderosa di sperimentare i colori vivaci, i ritmi e i rituali che hanno messo in mostra la diversità degli Stati Uniti. Dalle sfilate del Capodanno cinese ai festeggiamenti del Diwali, si è meravigliata dell'energia e della gioia che riempivano le strade. Partecipava a danze tradizionali, ammirava costumi intricati e ascoltava musica che la trasportava in terre lontane. Nel suo tentativo di abbracciare le differenze culturali, Sara ha cercato opportunità per imparare lingue diverse dalla sua. Si è iscritta a corsi di lingua, si è unita a gruppi di scambio linguistico e si è esercitata a conversare con persone madrelingua. Attraverso queste esperienze, non solo ha acquisito nuove competenze linguistiche, ma ha anche sviluppato una comprensione più profonda delle diverse culture e delle sfumature della comunicazione. La disponibilità di Sara ad abbracciare le differenze culturali si estendeva oltre la semplice osservazione. Ha cercato attivamente amicizie con persone di diversa estrazione. Attraverso queste connessioni, si è impegnata in conversazioni sulla storia, le tradizioni e i costumi sociali. Ha ascoltato, posto domande e condiviso le proprie esperienze, favorendo uno scambio reciproco di conoscenze e comprensione. Mentre costruiva relazioni con persone di culture diverse, Sara ha scoperto la bellezza di trovare un terreno comune nella diversità. Valori, sogni e aspirazioni condivisi hanno superato i confini culturali, creando una base per connessioni profonde e significative. Ha imparato che, nonostante le nostre differenze, condividiamo tutti il desiderio di amore, accettazione e senso di appartenenza. Sara è diventata anche una sostenitrice della consapevolezza e dell'inclusività culturale. Si è impegnata in discussioni, ha partecipato a workshop e ha partecipato a iniziative che hanno promosso la comprensione e il rispetto per le diverse culture. Ha riconosciuto che abbracciare la diversità non è solo un viaggio individuale, ma una responsabilità collettiva per creare una società più inclusiva e armoniosa. Attraverso le sue esperienze, la visione del mondo di Sara si è ampliata e il suo apprezzamento per la ricchezza della cultura umana si è approfondito. Si rese conto che le differenze culturali non erano qualcosa da temere o superare, ma piuttosto una fonte di forza e ispirazione. L'intreccio di esperienze e prospettive diverse intrecciate negli Stati Uniti ha arricchito la sua vita, ampliato i suoi orizzonti e l'ha sfidata a crescere continuamente come cittadina globale. Il viaggio di Sara nell'abbracciare le differenze culturali è stato continuo. Con ogni interazione, ogni nuova esperienza, scopriva nuove sfaccettature del mondo e di se stessa. Gli Stati Uniti erano diventati un mosaico di culture e tradizioni e Sara era determinata a celebrare e onorare ogni pezzo unico, sapendo che era abbracciando la diversità che avrebbe continuato a prosperare e creare un mondo più compassionevole e interconnesso. Capitolo 8. Superare le sfide. Mentre continuava il suo viaggio negli Stati Uniti, Sara ha incontrato una serie di sfide che hanno messo alla prova la sua resilienza e determinazione. Tuttavia, ha affrontato ogni ostacolo con una ferma determinazione, sapendo che superarli avrebbe portato alla crescita personale e a un più profondo senso di realizzazione.
Una delle prime sfide che Sara ha dovuto affrontare è stata la barriera linguistica. Sebbene avesse studiato inglese prima di venire negli Stati Uniti, immergersi in un ambiente anglofono presentava una serie di difficoltà completamente nuove. Ha perseverato, dedicandosi a migliorare le sue competenze linguistiche attraverso la pratica, programmi di scambio linguistico e cercando opportunità per intrattenere conversazioni con persone madrelingua. Gradualmente, la sua fiducia crebbe e divenne più abile nell'esprimersi fluentemente e nel comprendere le sfumature della lingua inglese. Navigare in una nuova cultura del lavoro è stato un altro ostacolo incontrato da Sara. Le aspettative, le norme e gli stili di comunicazione sul posto di lavoro erano diversi da quelli a cui era abituata. Ha chiesto consiglio ai suoi colleghi e supervisori, ascoltando attivamente il loro feedback e incorporandolo nel suo approccio. Grazie all'apertura mentale e all'adattabilità, Sara ha imparato a navigare nelle complessità del suo ambiente di lavoro, diventando infine parte integrante del team. Vivere in un paese straniero significava anche affrontare la nostalgia di casa e i sentimenti di isolamento. A Sara mancavano la sua famiglia, i suoi amici e la familiarità del suo paese d'origine. Durante questi momenti, ha chiesto supporto sia ai suoi nuovi amici che ai suoi cari a casa. Ha scoperto il potere della tecnologia nel colmare le distanze, utilizzando videochiamate, messaggi e momenti condivisi per rimanere in contatto. Inoltre, ha cercato conforto nella partecipazione a eventi culturali che le ricordassero le sue radici, aiutandola a trovare un senso di appartenenza al suo nuovo ambiente. Un'altra sfida che Sara ha dovuto affrontare è stata l'adattamento alle sfumature culturali e alle norme sociali degli Stati Uniti. Ha incontrato prospettive, valori e costumi diversi che a volte si scontravano con i suoi. Piuttosto che vedere queste differenze come ostacoli, Sara le ha affrontate come opportunità di crescita e comprensione personale. Si è impegnata in dialoghi aperti e rispettosi, ascoltando attivamente i punti di vista degli altri e condividendo i suoi, promuovendo il rispetto reciproco e l'empatia. Di fronte alle avversità, Sara ha scoperto la propria forza e resilienza interiori. Ha imparato ad accettare le sfide come trampolini di lancio per lo sviluppo personale e professionale. Con ogni ostacolo che ha superato, ha acquisito fiducia, ha affinato le sue capacità di risoluzione dei problemi e ha sviluppato una convinzione nella sua capacità di adattarsi e prosperare in qualsiasi situazione. Le esperienze di Sara le hanno insegnato l'importanza della perseveranza, della pazienza e di una mentalità positiva. Capiva che gli ostacoli erano inevitabili in ogni viaggio, ma era il modo in cui reagiva ad essi a definire il suo carattere. Ogni sfida è diventata un'opportunità di crescita, resilienza e scoperta di sé. Mentre Sara rifletteva sul suo viaggio, si rese conto che le sfide che aveva affrontato l'avevano trasformata in una persona più forte, più compassionevole ed empatica. Aveva sviluppato una maggiore comprensione di se stessa e degli altri ed era grata per le lezioni apprese lungo la strada. Con rinnovata determinazione, Sara guardò al futuro, sapendo che ci sarebbero state altre sfide a venire. Tuttavia, forte delle lezioni e delle esperienze acquisite, era sicura di poter affrontare qualsiasi cosa si trovasse sul suo cammino.
Ha abbracciato l'ignoto con uno spirito incrollabile, pronta a continuare il suo viaggio di crescita personale e professionale negli Stati Uniti. Capitolo 9. Alla scoperta delle tradizioni americane. Quando Sara si stabilì negli Stati Uniti, scoprì un ricco arazzo di tradizioni americane che affascinarono la sua immaginazione e le permisero di approfondire il suo legame con la sua nuova casa. Dalle feste nazionali alle celebrazioni culturali, ha abbracciato con entusiasmo i costumi e le festività che hanno definito la cultura americana. Una delle prime tradizioni americane che Sara ha incontrato è stata il ringraziamento. Ha imparato a conoscere il significato storico della festa e le sue radici nei primi giorni dell'insediamento americano. Sara si è unita in spirito di gratitudine, riunendosi con amici e familiari per condividere un pasto abbondante ed esprimere apprezzamento per le benedizioni della loro vita. Il calore e il senso di comunità durante il ringraziamento hanno lasciato un'impressione duratura su Sara, ricordandole l'importanza di riunirsi e celebrare valori condivisi. Durante tutto l'anno, Sara ha partecipato con entusiasmo ad altre festività riconosciute a livello nazionale, come il Giorno dell'Indipendenza e il Labor Day. Si è meravigliata dei vivaci fuochi d'artificio e delle sfilate che hanno commemorato la storia e le conquiste del paese. Queste celebrazioni hanno favorito un senso di orgoglio e unità nazionale e Sara ha sentito un profondo legame con il popolo americano e la sua eredità condivisa. Oltre alle festività nazionali, Sara ha anche abbracciato tradizioni regionali e culturali che variavano nei diversi stati e comunità. Ha partecipato ai festeggiamenti del Mardi Gras a New Orleans, dove si è divertita con la musica vivace, le sfilate colorate e i costumi vivaci. Ha sperimentato la magia della Macy's Thanksgiving Day Parade, con i suoi giganteschi palloncini gonfiabili che galleggiano per le strade di New York City. Queste tradizioni uniche hanno permesso a Sara di esplorare il diverso tessuto della cultura americana e di testimoniare le identità distinte che esistevano all'interno del paese. Sara ha anche scoperto la gioia della cultura sportiva americana. Ha assistito alle partite di baseball, provando l'emozione di tifare per un fuoricampo e il cameratismo dei tifosi che si sono uniti per sostenere la loro squadra. Si è unita all'emozione di March Madness, compilando parentesi e impegnandosi in una competizione amichevole con gli amici. Attraverso questi eventi sportivi, Sara è stata testimone della passione e dell'unità che lo sport può ispirare, trascendendo i confini culturali e sociali. Oltre alle tradizionali, Sara ha anche approfondito le pratiche culturali di varie comunità che avevano plasmato il paesaggio americano. Ha festeggiato il Capodanno cinese con i suoi amici cinesi americani, abbracciando i colori vivaci, le danze dei draghi e le prelibatezze tradizionali. Ha preso parte ai PAU dei nativi americani, testimoniando il ricco patrimonio e l'abilità artistica delle culture indigene. Queste esperienze hanno approfondito la sua comprensione del mosaico multiculturale che costituiva gli Stati Uniti. Mentre Sara continuava a scoprire le tradizioni americane, si rese conto che non erano espressioni statiche, ma piuttosto in evoluzione di una società diversa e in continua evoluzione. Ha apprezzato la capacità delle tradizioni di unire le persone, creare un senso di appartenenza e preservare il patrimonio culturale. A sua volta,
Sara ha anche condiviso le sue tradizioni e costumi del suo paese d'origine con i suoi amici americani. Attraverso lo scambio culturale, ha scoperto che le tradizioni non erano esclusive di un particolare gruppo, ma avevano il potere di trascendere i confini e arricchire la vita di coloro che le abbracciavano. Ogni tradizione incontrata da Sara è diventata un filo intrecciato nel tessuto della sua storia. Le hanno ricordato l'interconnessione dell'umanità, il potere delle esperienze condivise e la bellezza di abbracciare diverse espressioni culturali. Guardando avanti agli anni a venire, Sara sapeva che il suo viaggio di scoperta sarebbe continuato. C'erano innumerevoli altre tradizioni americane da esplorare, ognuna delle quali offriva l'opportunità di entrare in contatto con gli altri, celebrare la diversità e approfondire il suo apprezzamento per il paese che ora chiamava casa. Con un cuore aperto e uno spirito di curiosità, ha anticipato con impazienza i capitoli ancora da svelare nella sua esplorazione delle tradizioni americane. Capitolo 10. Alla scoperta delle meraviglie naturali. La passione di Sara per l'esplorazione si estendeva oltre le esperienze culturali. Era sempre stata affascinata dalla bellezza della natura e gli Stati Uniti le offrivano una vasta gamma di meraviglie naturali mozzafiato da scoprire. In questo capitolo del suo viaggio, ha deciso di esplorare i diversi paesaggi del paese, dalle imponenti montagne alle coste incontaminate. Una delle prime meraviglie naturali incontrate da Sara è stato il Grand Canyon. Mentre si trovava sul bordo, guardando la vasta distesa di formazioni rocciose stratificate, fu sopraffatta dallo stupore. L'immensità e la maestosità del canyon l'hanno lasciata senza parole, ricordandole la potenza e la bellezza del mondo naturale. Ha camminato lungo il bordo, catturando i panorami mozzafiato con la sua fotocamera e immergendosi nella serenità dei dintorni. Ispirata dalla sua esperienza al Grand Canyon, Sara ha intrapreso un viaggio alla scoperta di altri parchi nazionali iconici. Ha camminato attraverso le imponenti foreste di sequoie dello Yosemite National Park, meravigliandosi degli antichi giganti che si allungavano verso il cielo. Ha esplorato i paesaggi ultraterreni del Joshua Tree National Park, con la sua flora desertica unica e le meravigliose formazioni rocciose. Ogni parco che ha visitato offriva una nuova prospettiva sull'incredibile diversità della natura e le ha lasciato un profondo apprezzamento per la necessità di proteggere questi preziosi ecosistemi. L'esplorazione di Sara delle meraviglie naturali non si è limitata alle avventure terrestri. Si è anche trovata attratta dalle coste e dai corsi d'acqua del paese. Ha visitato le pittoresche spiagge della California, sentendo la fresca brezza dell'oceano sul viso e ascoltando il frangersi ritmico delle onde. Ha intrapreso gite in barca nelle Everglades, immergendosi nella tranquillità delle zone umide e intravedendo diversi animali selvatici. Che si trattasse della bellezza aspra della costa del Pacifico o delle serene paludi della costa orientale, Sara ha trovato conforto e ispirazione nell'abbraccio dei regni acquatici della natura. Oltre alle destinazioni più famose, Sara ha cercato gemme nascoste e meraviglie naturali meno conosciute. Ha esplorato le formazioni rocciose uniche dell'Antelope Canyon, dove l'interazione di luci e ombre ha creato un'atmosfera surreale ed eterea. Ha camminato attraverso i Gudus del Bryce Canyon National Park,
meravigliandosi delle forme stravaganti scolpite dal vento e dall'acqua nel corso di migliaia di anni. Queste scoperte fuori dai sentieri battuti hanno permesso a Sara di creare un legame più profondo con la natura e di apprezzare le intricate meraviglie che esistevano al di là delle mete turistiche. Mentre Sara si avventurava all'aria aperta, divenne anche una sostenitrice della conservazione dell'ambiente. La testimonianza della fragilità e della magnificenza di queste meraviglie naturali ha alimentato il suo desiderio di proteggerle per le generazioni future. Ha partecipato a iniziative di pulizia, ha sostenuto le organizzazioni per la conservazione e ha istruito gli altri sull'importanza delle pratiche sostenibili. Sara ha riconosciuto che l'esplorazione e il godimento di queste meraviglie naturali andavano di pari passo con la responsabilità di proteggerle e preservarle. Con ogni avventura, l'amore di Sara per la natura cresceva e si rese conto che l'esplorazione delle meraviglie naturali non significava solo vedere luoghi meravigliosi. È stata un'opportunità per riconnetterci con la terra, trovare conforto nella sua vastità e riconoscere il nostro posto al suo interno. La natura aveva un modo per radicarla, ricordandole l'interconnessione di tutti gli esseri viventi e l'importanza di nutrire il pianeta che chiamiamo casa. Mentre il viaggio di Sara continuava, desiderava scoprire altre meraviglie naturali degli Stati Uniti. Dalle aspre cime delle montagne rocciose ai laghi incontaminati del nord-est, sapeva che c'erano innumerevoli altri capitoli da scrivere nella sua esplorazione dei paesaggi mozzafiato del paese. Con un senso di avventura nel cuore e una profonda riverenza per il mondo naturale, attendeva con impazienza il prossimo capitolo del suo viaggio, dove avrebbe continuato a lasciarsi ispirare dalle meraviglie che l'attendevano. Capitolo 11. Un assaggio della cucina americana. Continuando il suo viaggio negli Stati Uniti, Sara scoprì che il panorama culinario del paese era tanto vario e vivace quanto il suo arazzo culturale. Ogni regione offriva una gamma unica di sapori, ingredienti e tradizioni culinarie che stuzzicavano le sue papille gustative e arricchivano la sua comprensione della cucina americana. L'esplorazione culinaria di Sara è iniziata con i piatti classici che erano sinonimo di comfort food americano. Ha assaporato la delizia indulgente di succosi hamburger e patatine fritte croccanti in un ristorante del quartiere. Ha assaporato la dolcezza piccante delle costolette al barbecue, spalmate di salsa affumicata, in un affumicatoio locale. E si è lasciata andare alla cremosa ricchezza di maccheroni e formaggio, un alimento base amato che ha portato un senso di nostalgia e calore. Mentre si avventurava oltre il familiare, Sara scoprì i tesori culinari regionali che punteggiavano il panorama culinario americano. Nel sud, si dilettava con i sapori pieni di sentimento della cucina meridionale. Ha divorato un piatto di pollo fritto croccante, servito con soffici biscotti e gustosi cavoli verdi. Ha assaggiato il ricco e sostanzioso gumbo della Louisiana, assaporando la complessa miscela di spezie e frutti di mare. Nel nord-est, Sara si è concessa le deliziose offerte di pesce. Ha assaporato una ciotola di cremosa zuppa di vongole del New England, piena di morbide vongole e patate. Si è concessa un involtino di aragosta, con succulenti pezzi di carne di aragosta infilati in un panino tostato al burro. La freschezza dell'oceano era palpabile in ogni boccone, lasciandola con un profondo apprezzamento per le tradizioni culinarie costiere.
Viaggiando verso il sud-ovest, Sara ha esplorato i sapori vivaci e speziati della cucina Tex-Mex. Ha assaporato il calore di un piatto di fajitas frizzanti, completo di tenera carne alla griglia, peperoni e cipolle saltati e un contorno di tortillas calde. Si deliziò con il confortante morso di un'enchilada al formaggio ricoperta di salsa piccante. La fusione di sapori messicani e americani ha creato un'esperienza culinaria tipicamente sudoccidentale. Mentre viaggiava per il paese, Sara scoprì anche il crogiolo di sapori internazionali che aveva trovato casa nella cucina americana. Ha cenato con gustosi piatti provenienti da tutto il mondo, che riflettono le diverse comunità di immigrati del paese. Ha apprezzato i sapori speziati del curry indiano, gli involtini di sushi giapponesi ricchi di umami e le spezie aromatiche dei piatti del Medio Oriente. Ogni boccone era una testimonianza della fusione culturale che aveva plasmato il cibo americano. Oltre ai piatti tradizionali, Sara ha anche esplorato le tendenze emergenti e le creazioni culinarie innovative che hanno definito la scena culinaria americana. Ha abbracciato il movimento dalla fattoria alla tavola, assaporando piatti preparati con ingredienti stagionali di provenienza locale. Si è concessa cioccolatini artigianali, formaggi artigianali e birre artigianali in piccoli lotti che hanno messo in risalto la creatività e l'artigianalità dei produttori americani. Durante il suo viaggio culinario, Sara si è resa conto che il cibo non era solo nutrimento, era un riflesso della storia, della cultura e dell'esperienza umana. Ha incontrato chef appassionati e cuochi casalinghi che hanno condiviso le loro storie e tradizioni attraverso le loro creazioni culinarie. Ha imparato che il cibo ha il potere di unire le persone, di colmare le divisioni culturali e di creare ricordi preziosi. Mentre guardava avanti al prossimo capitolo del suo viaggio, Sara sapeva che c'erano ancora innumerevoli sapori e avventure culinarie da scoprire. Non vedeva l'ora di esplorare le specialità regionali, le gemme nascoste e le scene gastronomiche emergenti che l'aspettavano. Con una mente aperta e un palato affamato, era pronta a continuare la sua esplorazione della cucina americana, un delizioso boccone alla volta. Capitolo 12. Celebrare le festività. Mentre il viaggio di Sara attraverso gli Stati Uniti continuava, si ritrovò immersa nel vivace arazzo delle celebrazioni natalizie che costellavano l'anno solare. Dalle tradizioni più care agli incontri festivi, ogni festività offriva un'opportunità unica per entrare in contatto con il popolo americano e provare la gioia e l'unione che derivavano da queste occasioni speciali. L'esplorazione di Sara delle festività americane è iniziata con l'entusiasmo e il senso di rinnovamento che hanno accompagnato il giorno di Capodanno. Si è unita a una folla di festaioli a Times Square, New York City, mentre l'iconica palla cadeva a mezzanotte, inaugurando un nuovo anno con uno spettacolo di luci e coriandoli. Ha preso delle risoluzioni, abbracciando lo spirito di nuovi inizi e crescita personale. Con l'arrivo della primavera, Sara ha abbracciato con impazienza le colorate festività della Pasqua. Ha partecipato alla caccia alle uova, deliziandosi della gioia dei bambini quando hanno scoperto tesori nascosti. Si è meravigliata dell'intricata maestria delle uova di Pasqua splendidamente decorate e ha assaporato la dolcezza dei coniglietti di cioccolato. Attraverso queste tradizioni,
si è ritrovata immersa nello spirito di rinascita e speranza che ha accompagnato la vacanza. In estate, Sara sperimentò il fervore patriottico del giorno dell'indipendenza. Si è unita alla folla radunata nei parchi e negli stadi, in trepidante attesa degli spettacolari spettacoli pirotecnici che illuminavano il cielo notturno. Ha indossato abiti rossi, bianchi e blu, celebrando con orgoglio la storia della nazione e gli ideali di libertà e unità. Con l'arrivo dell'autunno, Sara ha abbracciato le tradizioni di Halloween. Ha intagliato delle zucche in jack-o'-lantern, la cui luce tremolante delle candele emanava un bagliore inquietante. Indossava costumi, godendosi l'opportunità di diventare qualcuno o altro per una notte. Si è unita a riunioni festive e dolcetti o scherzetti, deliziandosi dello spirito giocoso e del senso di comunità che riempivano l'aria. Le festività natalizie hanno portato un senso di calore e gioia nel viaggio di Sara. Ha celebrato il ringraziamento, riunendosi attorno a un tavolo imbandito con cibi tradizionali, esprimendo gratitudine per le benedizioni della sua vita. Ha decorato un albero di Natale, accendendo luci e appendendo preziosi ornamenti. Ha scambiato regali con i propri cari, abbracciando lo spirito del dono e dell'amore. Le festività natalizie le ricordarono l'importanza della famiglia, dello stare insieme e della diffusione della gentilezza. Sara scoprì anche che le festività negli Stati Uniti non si limitavano alle celebrazioni ben note. Ha incontrato tradizioni regionali che hanno aggiunto un sapore unico al calendario delle festività. Ha assistito alle vivaci sfilate e alla musica festiva del Mardi Gras a New Orleans, che ha segnato il culmine della stagione del Carnevale. Ha assistito alla solenne bellezza delle celebrazioni del Giorno dei Morti nelle comunità ispaniche, onorando e ricordando i propri cari defunti. Queste diverse celebrazioni hanno arricchito la sua comprensione del mosaico culturale che costituiva gli Stati Uniti. Oltre alle festività tradizionali, Sara trovava gioia nelle osservanze meno conosciute e nelle stravaganti celebrazioni che punteggiavano il calendario. Si è divertita nell'eccitazione e nella competizione amichevole di St. Il giorno di San Patrizio sfila, indossando abiti verdi e unendosi alla baldoria. Ha partecipato a festival locali che celebravano di tutto, dai fiori di ciliegio e la raccolta delle mele alle mongolfiere e alla musica. Celebrando le varie festività, Sara scoprì che il loro significato andava oltre le tradizioni e i costumi specifici. Ogni occasione ha offerto al popolo americano l'opportunità di riunirsi, esprimere gioia, gratitudine o ricordo e rafforzare i legami di comunità e valori condivisi. Guardando al prossimo capitolo del suo viaggio, Sara ha anticipato con impazienza le prossime festività e le nuove tradizioni che avrebbe incontrato. Riconobbe che le festività non erano solo date sul calendario, ma opportunità per entrare in contatto con gli altri, abbracciare la diversità della cultura americana e celebrare la ricchezza dell'esperienza umana. Con un cuore aperto e uno spirito di festa, ha continuato il suo viaggio attraverso l'arazzo in continua evoluzione delle festività americane. Capitolo 13. Perseguire sogni e ambizioni. Nel bel mezzo della sua esplorazione degli Stati Uniti,
Sara si è trovata ispirata dalle storie di individui che inseguono i propri sogni e le proprie ambizioni. Da aspiranti artisti e imprenditori a innovatori e visionari, è stata testimone del potere della determinazione e della ricerca della passione che hanno definito lo spirito americano. Sara ha incontrato aspiranti attori nelle affollate strade di Hollywood, dove i sogni di celebrità erano intrecciati nel tessuto della città. Ha partecipato alle audizioni e ha assistito al talento puro e alla dedizione incrollabile di coloro che si sforzano di farcela nel settore dello spettacolo. Ha ascoltato le loro storie di resilienza, rifiuto e incrollabile fiducia nel loro mestiere. Nel cuore della Silicon Valley, Sara ha incontrato un centro di innovazione e ambizione. Ha incontrato imprenditori che stavano trasformando le idee in realtà, costruendo tecnologie e aziende rivoluzionarie partendo da zero. La loro incessante ricerca del progresso e la loro disponibilità a rischiare la lasciarono sbalordita e le ricordarono le possibilità illimitate che si nascondevano nel regno dell'immaginazione umana. Sara ha incontrato anche artisti che hanno messo anima e cuore nei loro sforzi creativi. Ha visitato gallerie e studi, dove pittori, scultori, scrittori e musicisti hanno dato vita alle loro visioni. È stata testimone della vulnerabilità e del coraggio necessari per esporre i propri pensieri ed emozioni più intimi attraverso l'arte e si è meravigliata dell'impatto che queste espressioni hanno avuto sugli altri. Approfondendo le storie di sognatori e realizzatori, Sara ha scoperto che perseguire sogni e ambizioni spesso comportava sfide e contrattempi. Ha incontrato persone che hanno affrontato le avversità frontalmente, superando gli ostacoli e perseverando di fronte alle avversità. Le loro storie servivano a ricordare che il successo non era sempre lineare e che il fallimento era spesso un trampolino di lancio sulla strada verso il raggiungimento della grandezza. Ispirata dalle storie che ha incontrato, Sara ha iniziato a riflettere sui propri sogni e sulle proprie ambizioni. Si rese conto che il suo viaggio attraverso gli Stati Uniti le aveva offerto un'opportunità unica di scoperta e crescita personale. Ha identificato le proprie passioni e aspirazioni e ha sentito un rinnovato senso di scopo e determinazione. Armata di questa ritrovata chiarezza, Sara si mise a perseguire i suoi sogni. Si è iscritta a corsi d'arte, permettendo alla sua creatività di fluire sulla tela. Ha iniziato a scrivere un romanzo, esprimendo a parole i suoi pensieri e le sue esperienze. È entrata in contatto con persone che la pensano allo stesso modo, che condividevano le sue passioni ed è entrata a far parte di una comunità solidale che l'ha incoraggiata a raggiungere le stelle. Sara ha capito che perseguire sogni e ambizioni richiedeva dedizione, duro lavoro e resilienza. Ma ha anche accolto l'idea che il viaggio stesso fosse importante quanto la destinazione. Lungo la strada, ha celebrato piccole vittorie, imparato dai fallimenti e scoperto nuove sfaccettature di se stessa. Continuando il suo viaggio, Sara ha riconosciuto che i sogni e le ambizioni non si limitavano a campi o percorsi di carriera specifici. Ogni individuo aveva le proprie passioni e aspirazioni uniche, che si trattasse di arti, scienze, affari o altri ambiti. Ciò che contava di più era il coraggio di seguire il proprio cuore e la disponibilità a compiere i passi necessari per trasformare i sogni in realtà. Ogni giorno che passava,
Sara sentiva un senso di appagamento e di scopo mentre perseguiva i propri sogni. Si rese conto che la ricerca delle ambizioni non si limitava a un solo capitolo del suo viaggio, ma era un'impresa che durava tutta la vita. Guardando al futuro, sapeva che il suo percorso sarebbe stato segnato da sfide, crescita e dall'impegno incrollabile a vivere una vita in linea con le sue passioni e aspirazioni. Nel prossimo capitolo del suo viaggio, Sara avrebbe continuato a esplorare, imparare ed evolversi, alimentata dalla ricerca dei suoi sogni e dal desiderio di avere un impatto significativo sul mondo che la circonda. Capitolo 14. Navigare nel sistema educativo. Mentre Sara continuava il suo viaggio attraverso gli Stati Uniti, si ritrovò immersa nel variegato ed espansivo sistema educativo del paese. Dall'istruzione della prima infanzia agli istituti di istruzione superiore, ha assistito alle opportunità e alle sfide che gli studenti hanno dovuto affrontare mentre percorrevano i loro percorsi educativi. Sara ha iniziato la sua esplorazione osservando le fondamenta del sistema educativo negli Stati Uniti. Ha visitato le scuole materne, dove i bambini piccoli si sono impegnati nell'apprendimento basato sul gioco e hanno sviluppato abilità sociali e cognitive. Ha visto l'importanza attribuita all'istruzione della prima infanzia come un trampolino di lancio cruciale per il futuro successo accademico. Avventurandosi nell'istruzione primaria e secondaria, Sara ha scoperto la diversità delle opzioni educative disponibili. Ha visitato le scuole pubbliche, che hanno fornito istruzione alla stragrande maggioranza degli studenti, enfatizzando un curriculum standardizzato e offrendo una vasta gamma di attività extrascolastiche. Ha anche esplorato le scuole private, dove metodi di insegnamento alternativi e programmi specializzati rispondevano a interessi o filosofie educative specifiche. Sara ha imparato a conoscere il concetto di distretti scolastici, che divideva le regioni in unità amministrative più piccole responsabili della supervisione delle scuole locali. È stata testimone delle variazioni nelle risorse e nelle opportunità educative, poiché alcuni distretti avevano scuole meglio finanziate e accesso a programmi avanzati, mentre altri hanno dovuto affrontare difficoltà nel fornire risorse adeguate ai propri studenti. Le attività extrascolastiche hanno svolto un ruolo significativo nell'istruzione americana e Sara ha visto la passione e la dedizione degli studenti impegnati nello sport, nella musica, nell'arte, nel dibattito e in altre attività. Ha assistito al senso di cameratismo e crescita personale che derivava dalla partecipazione a queste attività, nonché alle opportunità che offrivano per borse di studio e ammissioni all'università. Mentre approfondiva l'istruzione superiore, Sara ha visitato college e università in tutto il paese. Ha scoperto una vasta gamma di istituzioni, dalle prestigiose università della Ivy League ai community college che offrivano percorsi convenienti per conseguire la laurea. È venuta a conoscenza del processo di ammissione, che spesso prevedeva test standardizzati, saggi, lettere di raccomandazione e altri fattori considerati dalle università nella selezione dei propri studenti. Sara ha osservato i diversi programmi accademici offerti dalle università, che vanno dalle arti e scienze liberali a campi professionali come ingegneria, economia e medicina. Ha visto il valore attribuito alla ricerca, all'innovazione e al pensiero critico, poiché studenti e docenti hanno lavorato insieme per espandere le conoscenze e affrontare le sfide della società. Ha anche appreso dell'importanza degli aiuti finanziari e delle borse di studio per rendere l'istruzione superiore accessibile a studenti di diversa estrazione.
Sara ha assistito alla dedizione di organizzazioni e istituzioni nel fornire sostegno finanziario agli studenti meritevoli, contribuendo ad alleviare l'onere delle tasse universitarie. Sara ha riconosciuto che il sistema educativo negli Stati Uniti non era privo di sfide. Ha riconosciuto le disparità nelle opportunità educative basate su fattori socio-economici e posizione geografica. Ha assistito alle discussioni e agli sforzi in corso per affrontare le questioni di equità, inclusività e accesso a un'istruzione di qualità per tutti gli studenti. Mentre Sara continuava il suo viaggio, si rese conto che l'istruzione non era limitata solo alle istituzioni formali. Ha scoperto il valore dell'apprendimento permanente, attraverso corsi online, formazione professionale, workshop o studio individuale. Ha visto l'importanza di acquisire nuove competenze e conoscenze in un mondo in continua evoluzione. Riflettendo sulle sue esperienze, Sara ha riconosciuto che l'istruzione è uno strumento potente in grado di potenziare le persone, promuovere la crescita personale e creare opportunità per un futuro migliore. Ha visto l'impatto di insegnanti, mentori e sistemi educativi dedicati che hanno ispirato gli studenti a raggiungere il loro pieno potenziale. Nel prossimo capitolo del suo viaggio, Sara continuerà a esplorare l'intersezione tra istruzione e sviluppo personale. Cercava persone che facessero la differenza nel campo dell'istruzione e avrebbe continuato a imparare e crescere mentre navigava nel variegato panorama educativo degli Stati Uniti. Capitolo 15. Riflessioni sul viaggio. Mentre il viaggio di Sara attraverso gli Stati Uniti si avvicinava alla conclusione, si è presa un momento per riflettere sulle incredibili esperienze, lezioni e crescita personale che aveva acquisito lungo la strada. Il tempo trascorso esplorando i diversi paesaggi, culture e persone d'America aveva lasciato un segno indelebile su di lei, plasmando la sua prospettiva e approfondendo la sua comprensione del mondo. Durante il suo viaggio, Sara aveva incontrato l'immensa bellezza della natura. Dalle maestose cime delle montagne rocciose alle tranquille rive dell'Oceano Pacifico, aveva assistito alla maestosa potenza e serenità del mondo naturale. Aveva fatto escursioni nei parchi nazionali, si era meravigliata di paesaggi mozzafiato e si era connessa con l'armonia dell'ambiente. Queste esperienze le avevano instillato un profondo apprezzamento per la terra e l'impegno per la sua conservazione. Sara si era anche immersa nell'arazzo della cultura americana. Aveva celebrato le festività con le comunità, abbracciando la gioia, le tradizioni e i valori condivisi che univano le persone. Era stata testimone della diversità dei background, delle convinzioni e delle esperienze delle persone, promuovendo un profondo rispetto per la ricchezza della diversità umana e il potere dell'inclusività. Gli incontri con persone che inseguono i propri sogni e le proprie ambizioni hanno ispirato Sara a riflettere sulle proprie aspirazioni. Era stata testimone della resilienza, della determinazione e della passione che avevano alimentato questi viaggi e aveva intrapreso la sua ricerca della crescita e della realizzazione personale. Aveva imparato che i sogni non si limitano a un percorso particolare, ma erano modellati in modo univoco dai talenti, dalle passioni e dai valori di ogni individuo. Il sistema educativo aveva fornito a Sara preziose informazioni sul potere della conoscenza e dell'apprendimento.
Era stata testimone dell'impatto trasformativo dell'istruzione su individui e comunità e aveva riconosciuto l'importanza di un accesso equo a un'istruzione di qualità. Il suo viaggio di scoperta aveva rafforzato l'idea che l'apprendimento fosse un'impresa che dura tutta la vita e che crescita e miglioramento personale potessero essere trovati in ogni esperienza. Mentre rifletteva sul suo viaggio, Sara si rese conto che il suo soggiorno negli Stati Uniti era stato molto più che una semplice esplorazione di una terra straniera. Era stato un viaggio alla scoperta di sé, alla comprensione culturale e alla connessione personale. Aveva imparato ad accettare ciò che non era familiare, a sfidare i suoi presupposti e ad affrontare ogni nuova esperienza con mente e cuore aperti. Sara aveva incontrato sia i trionfi che le sfide dell'esperienza umana. Aveva assistito alla resilienza delle comunità di fronte alle avversità, alla gentilezza degli estranei e al potere delle connessioni umane. Questi incontri avevano lasciato un segno indelebile su di lei, plasmando i suoi valori e accendendo il desiderio di avere un impatto positivo nel mondo. Mentre Sara si preparava a concludere il suo viaggio, portava con sé un tesoro di ricordi ed esperienze. Sapeva che il periodo trascorso negli Stati Uniti l'aveva cambiata, allargando i suoi orizzonti e approfondendo la sua comprensione dell'umanità. Era piena di gratitudine per le opportunità, le amicizie e i momenti di pura meraviglia che l'avevano accompagnata lungo la strada. Con un rinnovato senso di scopo e un cuore pieno di gratitudine, Sara attendeva con impazienza il prossimo capitolo della sua vita. Sapeva che le lezioni e le esperienze acquisite avrebbero continuato a guidarla, ovunque il suo viaggio l'avesse portata. Quando ha detto addio agli Stati Uniti, portava dentro di sé lo spirito di esplorazione, curiosità e apertura mentale, pronta a imbarcarsi in nuove avventure e ad abbracciare la bellezza del mondo che l'aspettava.